L'avete mai visto un orologio che ha le ore sul quadrante sparse in maniera casuale? Ogni modello ha le ore sparse in maniera diversa l'uno dall'altro, quindi non seguono il solito schema 12, 1, 2, 3 fino insomma nuovamente alle ore 12, ma sono del tutto casuali e la lancetta delle ore salta da un orario all'altro per indicare correttamente l'orario. Però ogni volta che guardate l'orologio ve la dovete andare a cercare perché appunto non segue il solito schema delle 12 ore. È il Crazy Hours di Frank Mueller, un genio dell'orologeria moderna contemporanea di cui voglio parlarvi in questa nuova puntata qui su TOC. Lo facciamo tra pochi secondi, come sempre, dopo la sigla. Iniziamo. Abbiamo recentemente parlato qui su Talk della storia di Daniel Roth, un grande orologiaio, possiamo dire il discepolo naturale di Breguet, di Abraham Louis Breguet, da cui naturalmente prese gran parte delle proprie innovazioni, delle proprie idee, studiando nella storia e lavorando per Breguet. Un degno erede di Daniel Roth, sebbene i periodi di produzione siano più o meno gli stessi, è sicuramente Frank Mueller, che nacque nel 1958 alla Chaux de Fonds e iniziò a farsi strada tra gli orologiai del tempo già negli anni 80, tant'è che Frank Mueller fu in grado di realizzare il suo primo tourbillon, complicazione che realizzò per primo anche Daniel Roth nel 1983 e poi negli anni successivi fino al 1989 a questo tourbillon aggiunse anche le ore saltanti e poi ancora il calendario perpetuo. Insomma, Frank Mueller era già un piccolo genio dell'orologeria, entrò nella scuola dell'orologeria svizzera, i musei e grandi collezionisti iniziarono ad affidare a lui la manutenzione degli orologi più importanti, insomma, e grazie alla fama che pian piano iniziò a guadagnarsi meritatamente Frank Mueller, anche grazie appunto alla sua grande maestria orologera, nel 1992 decise di fondare la sua azienda, la Frank Mueller Genève, che nacque anche contemporaneamente alla creazione da parte del maestro dell'orologio da polso più complicato al mondo mai realizzato, e questo naturalmente gli diede anche poi il famoso titolo di Master of Complications, direi indubbiamente meritato. Insomma, è sbagliato credere che Frank Mueller sia un'azienda mediocre, un'azienda che realizza begli orologi, soprattutto preziosi, soprattutto in materiali nobili, e che sono relegati a un mondo più fashion rispetto all'orologeria da collezione. È sbagliato perché appunto Frank Mueller è un grande maestro orologiaio e ancora oggi la Frank Mueller, sebbene non sia più insomma di proprietà della Frank Mueller Genève, realizza grandi capolavori e grandi orologi complicati. È sbagliato perché il cuore di determinati orologi, come per esempio il Crazy Hours, non soltanto è concezione di altissima orologeria, ma è anche una concezione estremamente tecnica di manifattura che vede tutte le proprie fasi di realizzazione, dalla cassa fino appunto al movimento, proprio in Svizzera al Chaux de Fonds, dove insomma ha sede l'azienda oggi. Eppure molto spesso si commette effettivamente l'errore di credere che i Frank Mueller siano degli orologi fashion, degli orologi che abbiano pochi contenuti. E questo errore viene commesso soprattutto perché effettivamente ci sono gli entry level, quelli che un po' tutti possono pensare di acquistare, possono permettersi, che hanno delle basi ETA. Chiaramente non sono dei semplici calibri ETA, molto spesso sono modificati, sono molto spesso rifiniti, rielaborati dalla Frank Mueller, però è anche vero che sono richieste cifre molto alte rispetto a quelli che poi sono effettivamente i contenuti tecnici, sebbene molto spesso, come per esempio per gli orologi Casablanca, si tratti di orologi da polso in materiali preziosi come l'oro giallo, l'oro rosa o anche il platino. È chiaro che determinati orologi hanno prezzi di listino anche superiori alle 10.000 euro, nonostante i contenuti non siano chiaramente quelli dell'alta orologeria. Eppure Frank Mueller non è l'unico
ad utilizzare movimenti di terze parti, soprattutto ETA, che possiamo individuare come il primo fornitore di movimenti svizzeri di terze parti, proprio perché ci sono tante altre aziende, mi viene in mente Tag Heuer ad esempio, o la stessa Longines, che anche con listini mediamente alti, che arrivano anche a 4-5 mila euro, propongono o hanno proposto fino a poco tempo fa degli orologi con all'interno effettivamente dei calibri ETA. Beh, Frank Muller non è da meno, sebbene in catalogo possa vantare degli orologi ultra complicati, come abbiamo detto, e assolutamente di manifattura, quindi vera alta orologeria di un maestro contemporaneo che sicuramente merita un approfondimento, un po' come insomma stiamo facendo in questa puntata. Frank Muller inoltre è riuscito anche ad essere molto originale nello sviluppo dei propri orologi, perché un Frank Muller si riconosce a colpo d'occhio, così come succede normalmente per le grandi maison e i grandi indipendenti, così come potremmo riconoscere a colpo d'occhio un Cartier o un Daniel Roth o una cassa Oyster di Rolex, la cassa Anse Adelica di Omega. Insomma, Frank Muller trovò sin da subito la propria dimensione senza scimmiottare nessun altro marchio, con le sue famosissime casse tonneau che abbracciavano il polso e che avevano appunto delle linee molto particolari e anche uniche nel loro genere, tant'è che Frank Muller è anche poi ispiratrice per esempio di Richard Mille, che ha un po' mutuato la forma di quella cassa, anche perché una volta realizzata da Frank Muller insieme alle altre maison che avevano inventato tante altre forme, sinceramente credo ci fosse veramente poco altro da inventare. Non si sa molto altro, comunque non c'è molto altro da raccontare di Frank Muller, un po' perché la storia dell'azienda è molto giovane, come abbiamo visto nasce soltanto nel 1992, sono passati soltanto 30 anni da allora, ma nonostante questo alla base di quell'azienda c'era un maestro degno davvero delle più grandi complicazioni, come abbiamo detto, dal Crazy Hours ai tourbillon ore saltanti o calendari perpetui, fino ad arrivare all'orologio da polso più complicato del mondo del 1992. Eppure rimane un'orologeria molto di nicchia, forse un po' come lo sono molto spesso gli indipendenti o comunque i grandi orologiai di quest'epoca moderna, e che difficilmente riescono a competere con le grandi maison ultracentenarie. È anche vero naturalmente che tutto questo deriva dal fatto che i pochi pezzi prodotti da ognuna di queste piccole aziende, queste piccole botteghe artigiane dell'alta orologeria, sono poche decine di migliaia all'anno. Frank Muller, nonostante sia ormai una grande azienda presente in tutto il mondo, si stima produca circa 60.000 orologi in un anno, e sono pochissimi, confronto per esempio al 1,5 milioni di orologi prodotti da Rolex, che nonostante i grandissimi numeri rimane comunque una maison che rende molto difficile trovare i propri orologi. Figuratevi quanto può essere difficile trovare un Frank Muller con una produzione così piccola, così ristretta e così esclusiva. Personalmente credo che possiamo annoverare Frank Muller tra i grandi maestri dell'orologeria moderna, forse uno di quei maestri che fra 50-60 anni, fra un secolo, saranno ricordati un po' come oggi ricordiamo e raccontiamo di grandi maestri come per esempio Abraham Louis Breguet. Al di là delle tecnologie moderne che un maestro come Frank Muller o come Daniel Roth possono utilizzare rispetto a quello che era Breguet nella sua epoca, credo che i paragoni possano essere assolutamente validi, soprattutto se consideriamo che Breguet con la tecnologia del 1800 realizzava un tourbillon, per esempio, e Frank Muller nel 1992 con la tecnologia dell'epoca realizzava l'orologio da polso più complicato al mondo, cosa che neanche Breguet naturalmente era riuscito a fare. Insomma, un vero Frank Muller, un Frank Muller complicato, figlio del maestro che ha fondato l'omonima azienda, di sicuro merita un approfondimento, merita tutta l'attenzione che un collezionista e un appassionato di orologi deve necessariamente dedicare
a determinati pezzi. Vale la pena averlo in collezione? Se potete permettervelo, credo che non debba essere io a dirvi che vale la pena averne uno. Diverso invece è sicuramente i Franck Muller su base ETA, per quanto modificati, rifiniti ed elaborati, che rimangono degli ottimi orologi e comunque di manifattura nella loro costruzione svizzera, così per esempio come i bei quadranti colorati a cui Franck Muller ci ha sempre abituato, ma pur sempre degli orologi di alta orologeria, ma che poco hanno a che vedere con il genio di Franck Muller, che invece è espresso ai suoi massimi livelli in altri tipi di orologi e in altre complicazioni. In più c'è anche da dire purtroppo che l'ultima Franck Muller ha puntato un po' troppo forse proprio sul fashion e lo abbiamo visto anche nelle immagini di questi Franck Muller che ho potuto provare da Chiossone, della Chiossone Luxury Watches di Bari, che al polso effettivamente restituiscono un'immagine un po' troppo estrosa ma anche un po' troppo appariscente rispetto a quello a cui un appassionato è abituato quando si parla di alta orologeria. La tendenza sta indubbiamente cambiando e mi auguro personalmente che Franck Muller, che la nuova Franck Muller, quella di oggi, quella moderna, possa seguire quelli che sono i dettami dell'ultima moda di rimpicciolire finalmente gli orologi, e cioè meno fashion e più alta orologeria. Spero di poter tornare a parlare presto di Franck Muller, magari con qualche novità delle prossime presentazioni, qualcosa insomma di esclusivo che valga la pena approfondire in un nuovo video. Nel frattempo però fatemi sapere che cosa pensate di questo grande orologiaio nei commenti, ne parliamo assieme come sempre. Vi ringrazio per essere stati in questa nuova puntata qui nella nostra stanza degli orologi, ci vediamo in un prossimo video su TOC. Ciao!